Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come state? Spero stiate bene. Allora, il video di oggi, anche se sembra una diretta, in realtà è un video pre-registrato. Perché? Perché oggi non ci sono per la diretta e quindi ho pensato di fare una cosa un po' diversa per non saltare la diretta del sabato o comunque l'appuntamento del sabato. Quindi la lezione 22 è spostata a sabato prossimo e oggi cogliamo l'occasione per fare un ripasso, per vedere bene alcune cose, per riflettere su un punto importante. Allora, vi ho chiesto sulla community del canale che cosa avreste preferito, se spostare la lezione 22 a sabato prossimo oppure se anticiparla a giovedì. Diciamo che il sondaggio non mi ha aiutato a decidere perché, come vedete, 50 e 50, quindi c'è un pareggio e perciò ho deciso di rimandare la lezione a sabato prossimo e di fare un piccolo ripasso oggi. Allora, prima di cominciare vorrei ricordare a chi è nuovo, forse, che il nostro gruppo di studio del sabato ha come libro di riferimento la videogrammatica. Quindi questa è un'autopromozione. Autopromozione perché l'autrice sono io, forse mi riconoscete sulla copertina. Avevo un taglio di capelli diverso, degli occhiali diversi, ma sono io. Quindi ogni sabato studiamo o ripassiamo o facciamo il punto di un capitolo della videogrammatica e nella descrizione qui sotto trovate tutti i link utili. Va bene? Autopromozione. Bene. Allora, quello che vorrei fare oggi è sottolineare il collegamento che c'è tra alcuni argomenti. In particolare gli articoli determinativi, l'aggettivo dimostrativo quello e le preposizioni articolate. Quindi anche oggi ripassiamo le preposizioni articolate. E vediamo che molti argomenti sono collegati, cioè quando studiamo la grammatica non studiamo degli elementi indipendenti, ma studiamo degli elementi che sono collegati tra di loro, per poi creare una struttura più complessa. Quindi io lo ripeto sempre, lo so, chi mi segue sempre forse è stufo di sentire le stesse cose, però questo è. Gli argomenti iniziali, i cosiddetti argomenti facili, non sono in realtà così facili. Cioè, quando uno pensa: "Ah sì, gli articoli determinativi, sono facili." Poi non li studia bene e andando avanti si ritrova in difficoltà, perché andando avanti è importante collegare alcuni argomenti alle funzioni degli articoli determinativi. Quindi gli argomenti di base
sono fondamentali proprio perché su quegli argomenti si costruisce la competenza della lingua. Quindi oggi vediamo proprio questo. Qual è il collegamento tra gli articoli determinativi, l'aggettivo dimostrativo quello e le preposizioni articolate, che sono capitoli precedenti che abbiamo già studiato, ma che ritornano. Rinfreschiamoci la memoria. Quali sono gli articoli determinativi? Il, lo, la, i, gli, le. Qual è l'aggettivo dimostrativo quello? Quali sono le declinazioni? Quel, quello, quella, quei, quegli, quelle. E già qui dovreste notare qualcosa, no? E poi le preposizioni articolate che abbiamo visto la settimana scorsa. Quindi del, dello, della, dei, nel, nello, nella, nei, eccetera. Vedete che il filo conduttore di tutto ciò è la presenza degli articoli determinativi. Giusto? Quindi la prima domanda a cui rispondiamo oggi è: con quale nome devo usare un certo articolo o una certa preposizione articolata? Dobbiamo vedere il genere e il numero del nome. Quindi prendiamo ad esempio la parola tavolo. Il nome tavolo è un nome maschile, singolare, inizia con una consonante, tavolo, e quindi l'articolo determinativo che usiamo è il tavolo. Di conseguenza, con questa parola usiamo quel e poi del. Quindi come aggettivo dimostrativo dobbiamo usare quello che contiene l'articolo il. Stessa cosa per la preposizione articolata. Dobbiamo usare una preposizione articolata che contenga il. E in questo caso ho usato del come esempio. Al plurale stessa cosa, i tavoli e quindi quei tavoli, dei tavoli. Quindi vedete, parte tutto dagli articoli determinativi. Va bene? Quindi devo conoscere molto bene le regole per usare gli articoli determinativi e poi sarà tutto in discesa. Sarà tutto facile. Va bene? Qui ho scritto degli esempi. Il tavolo è marrone, quel tavolo è marrone, la superficie del tavolo è ruvida. Al plurale, i tavoli sono marroni, quei tavoli sono marroni, la superficie dei tavoli è ruvida. Andiamo avanti. Prendiamo un altro esempio. Stivale. Stivale. La parola stivale inizia con una S più consonante. Quindi
Quale articolo determinativo usiamo con queste parole che iniziano con S più consonante, GN, Z, X, Y, eccetera? Lo stivale. Di conseguenza usiamo un aggettivo dimostrativo che contiene lo, quindi quello. Stessa cosa per una preposizione articolata. Nello. Vediamo al plurale. Gli stivali, quegli stivali, negli stivali. Anche qui parte tutto dagli articoli determinativi. Va bene? Vediamo ora al femminile. Festa, la festa, quella festa, alla festa. Vedete come è tutto molto lineare in realtà. Al plurale, le feste, quelle feste, alle feste. La festa è stata divertente. Le feste sono state divertenti. Mi ricordo quella festa. Mi ricordo quelle feste. Lui è andato via dalla festa. Lui è andato via dalle feste. Se magari in un giorno ci sono state più feste. Bene. Quindi vedete che tutto parte dall'articolo determinativo. Proviamo adesso a rispondere a un'altra domanda. Abbiamo visto il punto di vista del genere e del numero della parola. Adesso invece vediamo come usare una certa preposizione articolata in base alla funzione della preposizione semplice che contiene. Vediamo un esempio. Questa penna è di Francesca, una mia amica. In questo caso uso la preposizione semplice di per indicare la proprietà della penna. Questa è una delle funzioni della preposizione semplice di. E questa funzione rimane anche quando usiamo la preposizione articolata che contiene di con la stessa funzione di indicare la proprietà. Non cambia la funzione. Quindi se io dico questa penna è della mia amica Francesca, comunque uso la funzione, la stessa funzione della preposizione di in questo caso. Solo che qual è la differenza? La differenza sta nel nome che segue. Nella prima frase ho bisogno della preposizione semplice perché dopo c'è un nome proprio, Francesca. Con i nomi propri di persona, di città anche, per esempio, non usiamo l'articolo e quindi non c'è la necessità di usare una preposizione articolata in questo caso. Va bene?
Per questo motivo dico: questa penna è di Francesca, una mia amica. Al contrario, nella seconda frase c'è la necessità di usare la preposizione articolata, perché la parola dopo è un nome comune, amica, e amica è un nome determinato. Usiamo sempre l'articolo con questa parola. Questa penna è della mia amica Francesca. Quindi vedete, non cambia la funzione della preposizione, è sempre la stessa, ma cambia la struttura della frase. Va bene? Quindi la funzione della preposizione è la stessa. La uso per indicare la proprietà. Va bene? Vediamo un altro esempio. Sto leggendo un libro su Leonardo da Vinci. In questo caso uso la preposizione semplice su, che ha la funzione di indicare l'argomento. Quindi significa che Leonardo da Vinci, la vita, le opere, il personaggio Leonardo da Vinci è l'argomento del libro che sto leggendo. Sto leggendo un libro sull'arte rinascimentale. Anche qui la preposizione su indica l'argomento del libro che sto leggendo. È un argomento specifico e uso in questo caso la preposizione articolata perché uso un nome comune con un aggettivo che specifica questo nome comune. L'arte rinascimentale. Ma in generale non diciamo arte senza articolo. Non posso dire mi piace arte. Dico mi piace l'arte. Quindi questo nome comune è sempre determinato dall'articolo. Quindi, per questo motivo, nella seconda frase uso la preposizione articolata. Sto leggendo un libro sull'arte rinascimentale e uso su più la perché arte è femminile. La arte, l'arte. E quindi la preposizione articolata che scelgo è quella formata da su più la. Nel primo nel primo esempio sto leggendo un libro su Leonardo da Vinci, non è necessaria la preposizione articolata perché Leonardo da Vinci è un nome proprio di persona e quindi non serve l'articolo. Diciamo Leonardo da Vinci, non diciamo il Leonardo da Vinci, va bene? Quindi questo è quanto in realtà. Tutte queste informazioni sono, secondo me, utili per guardare questi argomenti da un altro punto di vista e per aiutarci con gli argomenti successivi, perché
questi collegamenti ci sono sempre. Oggi vediamo il collegamento tra gli articoli determinativi, l'aggettivo dimostrativo, quello e le preposizioni articolate, ma potremmo fare lo stesso discorso anche con altri argomenti. Però iniziamo oggi da questi e ovviamente fatemi sapere se avete dubbi o domande nei commenti qui sotto, se, fare questa riflessione è utile. Secondo me sì. Secondo me sì, perché, è utile a volte guardare lo stesso argomento da un altro punto di vista. Riusciamo a fissare meglio le informazioni. E poi ovviamente questo porta acqua al mio mulino quando vi dico: è tutto collegato. È tutto collegato. Non possiamo studiare la grammatica o la lingua in generale a compartimenti, perché non funziona, perché gli elementi della lingua sono tutti collegati. E non mi stancherò mai di ripetere questa cosa. Allora, io per oggi mi fermo qui, perché vi ho dato tante informazioni che sono in realtà le stesse informazioni che abbiamo visto durante le lezioni precedenti, ma presentate in un altro modo. Però comunque voglio darvi il tempo per fissare bene queste informazioni. Quindi mi fermo qui. Vi ringrazio per aver seguito il video di oggi, che vi ricordo è un video preregistrato, come vi ho detto all'inizio, quindi non posso leggere la chat perché non sono veramente qui, ma comunque ci vediamo sabato prossimo per una diretta reale. E oggi ho fatto questo video uhm, perché mi sembrava un po' brutto saltare un sabato e quindi c'è comunque qualcosa da fare, da studiare, da pensare, su cui riflettere. Bene. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questa lezione. Vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. A presto. Ciao.